Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un bellissimo bauletto rettangolare. Guardate quanto è bello e ho utilizzato il nuovissimo cordino in the Rainbow di Borgo dei Pazzi. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Protagonista di questo bellissimo progetto è il nuovo cordino in the Rainbow di Borgo dei Pazzi. Guardate, la particolarità sta nell'urex all'interno di tutti i colori, davvero molto particolare. È l'Inda Big che già conosciamo da 6 mm, ma arricchito con questo bellissimo lurex. Troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate, quindi occhio, non perdetele di vista e come al solito potete scegliere tra le varie tinte di questo meraviglioso nuovo cordino. Nel kit troviamo 2 rocche da 500 grammi, un manico lungo da quasi 1 metro, circa 98 centimetri, compresi i moschettoni, poi abbiamo questa base rettangolare 32x10, 2 ponticelli e 2 calamite come chiusura. Come uncinetto io utilizzerò il numero 3 per il primo giro e il numero 6,5 per tutto il resto della lavorazione, quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo dal lato corto della nostra base. Allora, i fori sono molto piccoli, quindi faremo un po' di fatica. L'unica cosa che possiamo fare eventualmente, magari con un uncinetto più grande, cerchiamo di allargarlo. Allora, prendo il mio bel filato, faccio un cappietto e adesso in ogni foro vado a creare un punto basso, ad eccezione degli angoli che ora vi faccio vedere. Quindi entriamo, estraiamo il nostro filato in questo modo, la codina al solito cerchiamo di incastrarla e facciamo il nostro primo punto basso. Anche in quello seguente, vedete, faccio un po' di fatica, ma è del tutto normale perché l'uncinetto necessariamente deve essere più piccolo perché, come vedete, i fori sono veramente piccoli. Anche in quello successivo faccio la stessa cosa e non vi preoccupate se la tendenza è sembrano pochi punti, ma poi nel momento in cui andiamo a utilizzare il 6,5 la nostra base si raddrizzerà. Allora, nell'angolo facciamo 3 punti non ci entrano, quindi facciamo un punto basso, una catenella e un punto basso nello stesso punto. Quindi facciamo il primo. Allora, ecco il primo, la catenella e facciamo anche il secondo. Piano pianino lo usciamo e così abbiamo creato il nostro angolo. A seguire andiamo a realizzare i punti bassi, uno in ogni foro. Vedete, ogni tanto anche a me sfugge, ma con un po' di pazienza risolviamo. Vedete? Quindi adesso cosa facciamo? La stessa cosa, qui al solito e negli altri angoli, punto basso, catenella e punto basso, completiamo, ci vediamo qui per vedere come proseguire la nostra lavorazione. Ho terminato di contornare tutta la base, adesso io taglio il filo perché adesso lavoreremo tutte le sezioni separatamente. Adesso noi dobbiamo creare l'asola di chiusura e vi spiego come crearla per evitare di fare un aumento. Intanto io sfilo. Allora, io ho messo qui i marcapunti perché adesso noi lavoriamo tutti e 4 lati in modo separato. Queste sono le nostre catenelle, quelle che non vanno lavorate. All'interno noi abbiamo 7 punti, come da questa parte. Se io ora vi spiego come creare l'asola di chiusura senza aumentare il punto, perché quando noi creiamo quest'asola è un nuovo punto, quindi vi spiego
in sostanza cosa dobbiamo fare? Se io chiudo qui, vado a creare un ottavo punto. Allora cosa faccio? Vado qui, faccio passare il filato, perché in sostanza vado a ricostruire il punto che c'è già sotto, tiro, vado nell'ultimo però al centro, rifaccio passare il nostro filato, vedete, contandoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono sempre 7, perché se io questo lo agganciavo direttamente all'ultimo, al primo punto realizzato, avrei fatto l'ottava maglia, e devono essere uguali per creare i nostri laterali. Spero di essere stata chiara. Io adesso qui dietro mi vado a bloccare il filato, altrimenti mi si muove la lavorazione, quindi lo blocco sul retro in questo modo. Ecco fatto. Allora, tagliamo i fili in eccesso, poi con un accendino che al momento non mi sto ritrovando, andiamo a bruciacchiarli. Come vedete io ho messo infatti i marcapunti nelle catenelle che non vanno lavorate. Allora, iniziamo proprio dal lato corto, quindi vedete ho questi 7 punti, e adesso io comincio a farvi vedere come creare questo laterale, e poi gli altri saranno realizzati tutti nello stesso modo. Prendo il 6,5, faccio un cappietto e mi aggancio qui, però il primo giro lo faccio in costa, quindi prendo soltanto l'asola esterna. Quindi al solito la codina me la lavoro, comincio a fare il primo punto basso, vedete, in costa, mi tiro un po' la codina così la vado bloccando e creo questi 7 punti. Fino a qui. Vedete? Non vi preoccupate se poi qui rimarrà uno spazio, ma poi dobbiamo fare un giro di contorno, quindi poi il tutto andrà perfettamente. Fatti i miei 7 punti, ovviamente nel mio caso sono 7, se ovviamente lo realizzate con lo stesso tipo di filato, faccio una catenella, volto il lavoro e torno indietro. Stavolta non in costa ma normale, perché è soltanto il primo giro, sia nel lato corto che nel lato lungo. Quindi vedete, li ho completati tutti, faccio una catenella, volto nuovamente il lavoro, vedete, e continuo a fare i miei 7 punti in questo modo. Mi raccomando, contiamo i punti perché devono essere sempre tutti uguali, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso faccio una serie di giri e credo di arrivare a circa 7 cm, ma completo questo laterale. Nel frattempo io farò questo e poi insieme andremo a iniziare questo lato che sarà della stessa altezza degli altri due, quindi sia lato lungo che lato corto, perché questo qui poi dovrà essere più lungo perché avremo anche la parte che chiude. Quindi finiamo questo laterale, faccio anche quello corto, vi dirò esattamente centimetri e numero di giri. Ho completato i 2 laterali, ho creato 13 giri per un totale di 14 centimetri, ovviamente identici. Adesso in una delle due, che nel mio caso sono 25 punti e 25 punti esclusa questa che sarebbe la catenella che abbiamo fatto nell'angolo, vado a fare adesso 13 giri di andata e ritorno esattamente come abbiamo fatto prima, ma ve lo faccio rivedere. Quindi riprendo il filato,
mi riaggancio come prima, questo ovviamente, ripeto, si salta, quindi al solito mi comincio a bloccare la codina e sempre questo primo giro in costa. La stessa identica cosa dei laterali. Vedete? E farò questi giri di andata e ritorno, in totale 13, poi io inizierò anche l'altro lato. Nel momento che arrivo a 13 punti ci rivediamo semplicemente per farvi vedere più che altro come poi creare più o meno penso un'altra ventina di giri, poi vi dirò esattamente quanto, per creare la copertura e anche la pattina. Vi faccio vedere dove sono arrivata. Allora, abbiamo fatto i due laterali, la parte frontale, adesso sto lavorando a quello sul retro. Quindi io che cosa sto facendo? Praticamente adesso, dopo aver creato i 13 giri, sto continuando sempre con righe di andata e ritorno perché devo arrivare più o meno fino a qui per creare la pattina che chiude. Vedete? Quindi adesso io continuo, vi dirò esattamente quante righe in totale, comprese le prime 13 che ho creato che sono uguali a queste, quindi arriverò più o meno a questo punto e vi farò vedere prima di iniziare le cuciture che ci sarà un altro passaggio, quindi andiamo a contornare tutti e quattro i lati prima della cucitura. Ho terminato pure il lato posteriore, vedete? Questo sarà il nostro risultato finale. Allora, io in totale questo lato lungo ho creato 31 giri, quindi il totale, mentre per gli altri lati ne ho fatti 13. Adesso, intanto qui avevo legato per farvi vedere più o meno come veniva la forma. Adesso dobbiamo fare il giro di contorno prima di creare le cuciture. Io un attimino levo perché vi devo far vedere come creare tutto il giro di contorno. Allora, intanto ho levato questi davanti, poi magari dopo tolgo gli altri, anzi a questo punto li levo tutti, così riapro la borsa e vi faccio vedere come andare anche a chiudere questo punto che abbiamo lasciato, se vi ricordate, la catenella dell'angolo. Allora, qui c'è l'ultimo, così la borsa la riapro completamente. Allora, ci ritroviamo in questo modo, giusto? Adesso, allora, questo è l'ultimo punto che abbiamo fatto, adesso non facciamo più righe di andata e ritorno, ma andiamo a creare un contorno da questa parte, prendendo anche questo punto, quindi si lavorano dei punti bassi, di conseguenza questa parte si avvicina e poi verrà anche più facile creare le cuciture. Allora, noi partiamo da questa parte, in questo punto, ma poi il nostro giro, quindi il perimetro, finirà in questo punto qui. Allora, io ho completato quindi il mio giro. Adesso per girare, e lo facciamo in tutti gli angoli, compresi questo, questo e gli altri, faccio una catenella e un altro punto basso nello stesso punto. Se vi ricordate come abbiamo fatto qui nella base. Poi sotto ogni riga sottostante andiamo a creare dei punti bassi, così. Vedete, qui c'è una riga, un'altra riga di punti bassi e in tutti questi punti creiamo il contorno.
Arriviamo fino a qui, vi faccio vedere come girare l'angolo e poi vi lascerò proseguire da sole. Creato tutto questo bordo, vedete, ho fatto, questa è l'ultima riga. Noi adesso, questo è il punto che vi ho fatto saltare prima, qui andiamo a fare il nostro punto basso, ci mettiamo in questo modo e ricominciamo sotto ogni riga del laterale. Così come abbiamo eseguito prima sul lato lungo. Vedete? Così sarà anche più facile poi andare a creare le cuciture. Quindi adesso continuiamo, mi raccomando, nell'angolo punto basso, catenella, punto basso, stessa cosa qui, si continua, qui mi raccomando il punto basso, tutto a seguire, dopodiché noi abbiamo iniziato da questa parte, ma non serve fare un ulteriore giro, andremo a terminare qua il lavoro, quindi lo completiamo e ci rivediamo per vedere come cucire tutti e quattro i lati. Ultimato tutto il contorno, io adesso l'ho legata nuovamente, vedete, bella rifinita. Adesso ci occupiamo di creare i quattro lati, quindi le cuciture dei quattro lati. Allora, io mi sono agganciata all'interno con un nodino, adesso vi faccio vedere il tipo di cucitura che voglio fare. Intanto esco da qui. Allora, io adesso avvicino le due parti, prendo le due asole di questo lato, le altre che ci sono di fronte, inserisco il mio ago di fettuccia e sempre da questa parte continuo in quelli successivi, quindi questi due con quelli di fronte, vedete? E tiro. Vado avanti, quindi sempre dallo stesso lato, vedete il tipo di cucitura che io sto andando a creare. Questa la rimetto per bene e continuo punto su punto. Mi raccomando, tiriamo bene, così la creiamo molto solida come cucitura. Vedete come viene fuori? E questo lo dobbiamo fare per tutti quattro i lati. Quindi arrivato qui chiudiamo e lo ripetiamo negli altri tre. Dopodiché ci vediamo per farvi vedere come ultimare, quindi la cucitura delle calamite e l'inserimento dei ponticelli. Finite tutte e quattro le cuciture, adesso dobbiamo mettere i ponticelli e le calamite. Per quanto riguarda i ponticelli, dobbiamo metterli su questo lato dove poi andiamo ad alloggiare il manico. Allora, ne prendiamo uno, vedete qui ci sono le alette, io lo inserisco qui, poi prendo perfettamente la misura, intanto io vi faccio vedere come va alloggiato. Vedete, qui fuoriescono le mie alette, metto la griglia di protezione e di sicurezza e poi con l'aiuto di una pinza io queste le devo piegare all'interno. Adesso non lo faccio perfettamente perché è solo per farvi vedere l'alloggiamento, perché poi voglio prendere bene le misure. La stessa cosa facciamo da questa parte, quindi mettiamo l'altro ponticello nell'esatto modo e poi qui chiaramente andremo poi ad agganciare il nostro manico. Vi faccio vedere brevemente anche come cucire la calamita, che comunque viene cucita come un bottone, quindi molto semplice. Allora io prendo una parte della calamita,
poi un ago. Io utilizzo questo filo trasparente, mi vado a posizionare qui proprio nell'angolo una parte della calamita e comincio a cucire in questi fori qui, in questo modo. Ripasso un paio di volte, così mi assicuro che tenga per bene. E poi, nel momento in cui sono soddisfatta, mi sposto verso l'altro foro e vado a cucire quest'altro lato. Preferisco questo filo trasparente perché se non ce lo troviamo in tinta, in questo modo non si vedrà. Dopodiché passiamo a cucire gli altri due, poi questi due, dopodiché nel momento in cui abbiamo terminato noi appoggiamo in questo modo, definiamo il punto in cui andrà cucita l'altra calamita, quindi prendendo bene la misura, e la stessa cosa facciamo per l'altra parte. Completiamo anche il manico e ci rivediamo a borsa completata. Guardate quanto è bello questo bauletto rettangolare. Io al solito ve lo mostro indossato e può essere in questo modo oppure a tracolla, anche perché il manico è abbastanza lungo per entrambi i modi. Allora, come misure io ho ottenuto 33 di larghezza, 18 in altezza e circa 11 cm di profondità, quindi abbastanza capiente. E come quantitativo ne ho utilizzati circa 700 grammi, quindi vi rimane abbondantemente cordino per creare qualche altro piccolo progetto. Vi ricordo che il kit è in sconto su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate e come al solito potete scegliere tra le varie tinte offerte appunto del Linda Rainbow, che sono tantissime. Se avete dei dubbi mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.